Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono incredibilmente felice di ritrovarvi qui oggi per addentrarci in un argomento che, diciamocelo francamente, ha scatenato un vero e proprio uragano di chiacchiere sul web. La presunta reunion di Burak Özçivit e Neslihan Atagul per Capodanno. Preparatevi, perché andremo a sviscerare ogni singolo dettaglio, ogni sussurro, ogni teoria che circola attorno a questa storia. Analizzeremo a fondo le voci, le speculazioni più audaci e, soprattutto, cercheremo di districare la verità dalla finzione che avvolge questo presunto capodanno insieme. Sì, avete capito bene. Ci immergeremo nelle profondità insondabili delle indiscrezioni che li vedono protagonisti di festeggiamenti di fine anno, diciamo, particolari. Immaginate la scena, Burak e Neslihan, forse in un'esotica località balneare, magari avvolti dalla neve in una baita di montagna isolata, pronti a brindare al nuovo anno insieme. Un quadro che solletica la fantasia e che, per molti fan, rappresenta un sogno ad occhi aperti. Cercheremo di capire cosa c'è di autentico in queste voci, cosa è puro frutto dell'immaginazione fervida dei fan più accaniti e, soprattutto, cosa si cela dietro le quinte di questa potenziale reunion che sta facendo impazzire il web. Ma prima di tuffarci a capofitto in questa intricata vicenda, permettetemi un piccolo favore. Se siete nuovi da queste parti, o anche se siete veterani del mio canale, ma ancora non vi siete iscritti, vi invito a farlo immediatamente. Non perdete un secondo. Cliccate sul pulsante iscriviti che trovate qui sotto e, soprattutto, attivate la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati sui miei nuovi video e non vi perderete nemmeno un contenuto. Prometto di portarvi sempre materiale fresco, interessante, stimolante e ricco di curiosità sul mondo dello spettacolo, con un occhio di riguardo, ovviamente, al panorama turco, che so che vi appassiona particolarmente. Bene, bando alle ciance e mettiamoci subito al lavoro. Entriamo nel vivo della questione. Burak e Neslihan. Due nomi che evocano emozioni, due icone che brillano nel firmamento dello spettacolo turco, due attori amatissimi dal pubblico di tutto il mondo. In particolare per la loro indimenticabile interpretazione nella serie televisiva Kara Sevda. Una serie che ha fatto sognare milioni di persone, conquistando i cuori di spettatori di ogni età e provenienza. La chimica tra Burak e Neslihan era palpabile, intensa, innegabile. Un'alchimia perfetta che traspariva dallo schermo e che ha contribuito in modo significativo al successo planetario della serie. Ed è proprio questa chimica straordinaria, unita all'eco mediatica amplificata dalla popolarità di Kara Sevda, che ha alimentato, nel corso degli anni, un vortice inarrestabile di voci, indiscrezioni e speculazioni su un possibile flirt, una relazione segreta, un legame che andasse oltre la semplice amicizia professionale. Ora, è fondamentale essere onesti e realisti. Non ci sono mai state conferme ufficiali di una relazione tra Burak e Neslihan, né da parte di Burak né da parte di Neslihan. Anzi, entrambi si sono sempre distinti per la loro riservatezza, proteggendo con cura la loro vita privata dai flash impietosi dei paparazzi e dalle indiscrezioni del gossip. Burak, come tutti saprete, è felicemente sposato con Fariye Evcen, un'altra attrice turca di grande talento e successo, e insieme formano una coppia splendida. Insieme hanno un figlio, Karan, che è la loro gioia più grande, il centro del loro universo. Neslihan, dal canto suo, è legata sentimentalmente a Kadir Dulo, anche lui attore di successo, e la loro relazione appare solida, duratura e felice. Quindi, se la realtà sembra smentire le voci di una relazione segreta, da dove nascono queste indiscrezioni che li vedono protagonisti di un capodanno insieme? Beh, qui entriamo nel territorio incerto e scivoloso delle speculazioni più audaci, delle illazioni più fantasiose e, diciamolo pure apertamente, del desiderio irrefrenabile dei fan di rivedere quei due volti così affiatati sullo schermo, magari anche nella vita reale. Molto spesso, queste voci prendono vita da commenti sibillini sui social media, da foto rubate che alimentano la curiosità, da avvistamenti non confermati in luoghi esotici o in ristoranti alla moda. Insomma, un vero e proprio tam-tam mediatico che si autoalimenta, creando un'aspettativa che, nella maggior parte dei casi, non trova alcun fondamento nella realtà. È fondamentale ricordarsi sempre che il mondo dello spettacolo è un palcoscenico fatto di finzione, di copioni sapientemente orchestrati, di personaggi che vivono vite parallele, spesso molto diverse da quelle degli attori che li interpretano.
E anche se la chimica tra due attori è innegabile, evidente, palpabile, non significa necessariamente che ci sia qualcosa di più di un rapporto professionale basato sulla stima reciproca e sulla collaborazione. Ma torniamo al nostro capodanno misterioso. Cerchiamo di analizzare nel dettaglio le diverse teorie che circolano vorticosamente sul web, alimentando la curiosità e l'immaginazione dei fan. C'è chi giura che Burak e Neslihan siano stati avvistati insieme in un resort di lusso immerso nel paesaggio mozzafiato delle Alpi svizzere, tra chalet di legno e piste innevate. C'è chi è convinto di averli visti cenare romanticamente al lume di candela in un elegante ristorante nel cuore di Parigi, la città dell'amore per antonomasia. E c'è addirittura chi afferma, con una certa dose di convinzione, che abbiano trascorso la notte di San Silvestro in una villa privata immersa nel verde delle colline toscane, godendosi la magia del paesaggio italiano. Ovviamente, nessuna di queste affermazioni è stata confermata. Anzi, nella maggior parte dei casi, si tratta di semplici voci di corridoio, amplificate a dismisura dalla potenza dei social media, che trasformano ogni sussurro in un grido assordante. È fondamentale, quindi, prendere queste notizie con le pinze, con la dovuta cautela. Non fidarsi ciecamente di tutto quello che si legge online, soprattutto quando si tratta di gossip e di pettegolezzi che spesso mirano solo a fare scalpore. Cercare sempre di verificare l'attendibilità delle fonti, di controllare le informazioni e, soprattutto, di usare il buon senso, la razionalità e la capacità di discernimento. E a proposito di buon senso, cerchiamo di capire cosa potrebbe esserci dietro queste voci insistenti. Perché i fan continuano a sognare una reunion tra Burak e Neslihan? Forse perché Kara Sevda ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti spettatori, che si sono appassionati alle vicende dei protagonisti e si sono identificati nelle loro emozioni. Forse perché la loro interpretazione era così intensa, coinvolgente e realistica da far credere che tra i due ci fosse qualcosa di speciale. Un legame che andava oltre la finzione scenica. Forse, semplicemente, perché la gente ama le storie d'amore, le favole a lieto fine e le coppie che fanno sognare ad occhi aperti, trasportandola in un mondo di emozioni e di sentimenti. E poi c'è un altro aspetto da considerare, un elemento che spesso viene sottovalutato. Il mondo dello spettacolo è un business, un'industria complessa in cui gli interessi economici giocano un ruolo fondamentale. E il gossip, spesso, serve a creare attenzione, a far parlare di un determinato personaggio o di una determinata serie TV. Non è escluso, quindi, che queste voci su Burak e Neslihan siano state alimentate ad arte, magari da qualche stratega del marketing, per mantenere alta l'attenzione sulla serie Kara Sevda o per lanciare nuovi progetti che li vedano coinvolti, sfruttando la loro popolarità e il loro carisma. In ogni caso, la verità è che non sappiamo con certezza cosa sia successo realmente durante questo Capodanno. Se Burak e Neslihan si siano effettivamente incontrati, se abbiano trascorso del tempo insieme, se ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia professionale. Possiamo solo fare delle ipotesi, basandoci sulle informazioni che abbiamo a disposizione e sul nostro intuito. Ma è importante ricordare che le ipotesi rimangono tali, congetture che non sempre corrispondono alla realtà. Quello che è certo è che entrambi sono due grandi professionisti, due attori di talento che hanno saputo conquistare il cuore del pubblico con la loro bravura, la loro versatilità e la loro bellezza. E questo, forse, è quello che conta davvero, al di là delle voci di corridoio e delle speculazioni mediatiche. Ma ora voglio sentire la vostra opinione. Cosa ne pensate di queste voci su Burak e Neslihan? Credete che ci sia qualcosa di vero? Oppure pensate che sia solo un'invenzione dei fan, un desiderio irrealizzabile che si alimenta con la fantasia? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Sono curiosa di conoscere il vostro punto di vista. E ora, riassumiamo brevemente i punti principali di questo video. Abbiamo analizzato le voci che vedono Burak Özçivit e Neslihan Atagul protagonisti di un capodanno insieme, cercando di capire cosa c'è di vero e cosa è frutto della fantasia dei fan. Abbiamo sottolineato l'importanza di prendere queste notizie con le pinze, di verificare le fonti e di usare il buon senso. Abbiamo riflettuto sulle ragioni per cui i fan continuano a sognare una reunion tra i due attori e abbiamo considerato il ruolo del gossip nel mondo dello spettacolo. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fornito qualche spunto di riflessione. Grazie mille per averlo guardato fino alla fine. E ora, prima di salutarvi, vi invito a lasciare un commento qui sotto con la vostra opinione su questo argomento. Cosa ne pensate?
Vorreste rivederli insieme in un nuovo progetto? Ditemi tutto. E infine, l'ultima, ma non meno importante, call to action. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici e, soprattutto, iscrivetevi al mio canale per non perdervi i prossimi video. Prometto che vi porterò sempre contenuti interessanti, divertenti e pieni di curiosità sul mondo dello spettacolo. Grazie ancora per il vostro supporto e alla prossima. Ciao a tutti!